Ciao a tutti, bentornati. Vediamo subito come mettere in sicurezza il pollaio da eventuali intrusioni di predatori. Possiamo sintetizzare il sistema di sicurezza su due livelli. Il primo livello sarà il perimetro esterno, quindi la recinzione perimetrale che terrà i predatori lontani dai polli durante tutto l'arco della giornata. Nel secondo livello di sicurezza metteremo tutti i sistemi che eviteranno ai predatori di entrare all'interno del rifugio notturno dei capi e quindi di attaccarli durante la notte. Il primo anno che siamo partiti con una decina di capi abbiamo avuto un attacco dalle volpi. In una notte sono state quasi decimate tutte, quindi abbiamo preso provvedimenti. Le opzioni potevano essere due: una, creare una sponda di rete che andasse verso l'esterno, quindi disposta a 45 gradi, in modo che l'animale, cercando di salire sulla rete, non potesse scavalcarla. L'altra opzione era quella della rete elettrificata, che ad oggi ha avuto successo perché non abbiamo avuto più attacchi, mentre sono stati registrati comunque nelle zone limitrofe nuovi attacchi e quindi nuove perdite da parte degli allevatori. Come suggerisce l'inquadratura, al primo livello di sicurezza possiamo utilizzare una rete elettrificata. Questo qui sarebbe l'elettrificatore, che eroga un impulso in uscita di un joule, che è più che sufficiente per coprire tutto il perimetro della superficie del campo dedicato al pascolo dei polli. In questo caso l'impianto prevede il passaggio di un filo solo nel punto più alto della rete. Si può optare anche per un sistema a due fili, quindi un filo alto all'altezza quindi massima di 1,80 m, 2 metri, e un filo basso all'altezza di 20-30 cm da terra. Chiaramente l'opzione del filo basso richiede un'attenzione maggiore nella manutenzione, perché bisognerà andare a tagliare e sfalciare il prima possibile le malerbe che possono bloccare il circuito e quindi mandare in corto e avere una dispersione di corrente durante l'utilizzo dell'impianto. L'opzione a un filo sicuramente non richiede ulteriore manutenzione, perché l'erba difficilmente arriverà ad altezze così elevate, oltre il 1,5 m. In ogni caso è sempre opportuno controllare di tanto in tanto che l'impianto funzioni, che non ci siano delle scariche anomale e quindi che inficino l'efficacia dell'impianto. Con questo sistema siamo in grado di tenere lontani gatti, volpi, cani che hanno la capacità di arrampicarsi sulla rete e quindi scavalcarla. Per tutti gli animali che invece tendono a scavare, il sistema migliore potrebbe essere quello di interrare durante la costruzione della recinzione una parte di rete sotto il livello del suolo, affinché gli animali non possano scavare e quindi passare dall'altra parte. Il sistema a rete elettrificata richiede chiaramente un'alimentazione di corrente elettrica. In questo caso noi abbiamo la disponibilità della 230 e quindi abbiamo collegato in rete l'elettrificatore ed è sempre funzionante. Però anche in assenza di corrente sul campo si può sempre optare per una batteria supplementare che può essere ricaricata tramite un piccolo pannello fotovoltaico e quindi essere praticamente autonoma e sempre in funzione. Vi porto comunque in descrizione il link qualora voleste vedere gli apparecchi che abbiamo utilizzato, i prezzi e dove acquistarli. Nel secondo livello di sicurezza vediamo i sistemi che possono evitare l'ingresso di predatori all'interno del rifugio dei polli. Una cosa che mi sento di consigliare sicuramente è questo sistema automatico di apertura e chiusura del pollaio. Questa versione qua permette di programmare sia l'orario in cui si vuole aprire o chiudere, oppure abilitare un sensore di luminosità. In questo caso si imposta il gradiente che si vuole utilizzare come input di apertura e di chiusura, e quindi l'apparecchio al calare della luce si chiuderà in automatico e si riaprirà quando sorgerà il sole al valore impostato da noi in precedenza. In alternativa si può anche disabilitare e utilizzare il manuale, e quindi con il menu intuitivo o con i tasti qua si può decidere l'apertura o la chiusura dello sportello in funzione dell'utilizzo che dobbiamo farne. Nei video precedenti abbiamo visto anche come costruire il pollaio, vi riporto qui su il link per vederlo se non ve lo siete perso. Rivediamo un passaggio che è importante.
Qui sono state fatte delle finestre, sono delle prese d'aria, e queste prese d'aria possono essere ingresso per le faine o anche per altri predatori come topi. Quindi è stata messa una rete metallica, chiaramente pinzata alla struttura, affinché di notte o anche di giorno non potessero entrare predatori ad attaccare i nostri polli. Il sistema è molto semplice, economico e permette quindi di avere una sicurezza in più per i nostri capi. E con questi semplici ma importanti accorgimenti siamo in grado di tenere al sicuro i nostri polli e garantire loro una vita serena e tranquilla. Spero che il video vi sia piaciuto, continuate a seguirci, se avete curiosità o domande potete scrivere nei commenti e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti e grazie!